Allora ragazzi, eccoci qua, benvenuti su Green Italy. Oggi vi porto con me a scoprire innanzitutto l'orto che ho preso in affitto quest'anno, l'orto urbano, e soprattutto approfittiamo anche per vedere quali sono le prime operazioni da fare. Quindi se anche tu come me devi iniziare a coltivare un nuovo pezzo di orto o proprio un orto partendo da zero, non puoi perdere questa puntata. Quindi iniziamo subito, venite. Allora iniziamo con il dire che uno dei motivi che mi hanno portato a fare l'orto era questo desiderio di entrare non solo in contatto con la natura, ma anche in un certo senso di fare meditazione. A me piace obiettivamente stare nell'orto e pensare alle cose mie, anzi certe volte non penso proprio. In un orto condiviso l'aspetto diciamo diverso rispetto a quello che è per me usuale è che comunque dovrò condividere lo spazio ma anche le attività che fanno le altre persone, anzi andiamo anche a conoscerle. Allora eccoci qua, vengo anche da voi, che state a fare un bel lavoro. Ciao, buongiorno. Mohamed. Bravissimo. Un grande lavoratore, la sta smuovendo proprio in profondità, quindi speriamo stavolta venga. Quindi secondo te adesso, siccome so che adesso piove, da giovedì dovrebbe piovere, Ok. quanto la lasciamo riposare così? Fagli prendere pure un'acquazzone, tanto siamo in anticipo, nel senso siamo appena a metà febbraio, c'è tempo per iniziare a coltivare. Quando poi il terreno si sarà asciugato, insomma sarà lavorabile con la moto zappa per dargli una sbrinata, a quel punto vai a fare la concimazione. Ok. Metti... Quindi prima moto zappa e poi concimazione? No, prima poi concimazione. faccio riposare ancora? No. Quando tu metti l'humus, ok, quindi l'hai distribuito sul terreno, poi ci passi con la moto zappa e in questo modo entra subito in contatto con le radici. Benissimo, quindi adesso non serve fargli la No. moto zappa, quindi la lasciamo così. Adesso lo fai un attimino riposare, anche perché vedi è ancora un pochino umido sotto e quindi la moto zappa andrebbe a compattare. Il terreno si lavora quando arriva uno stato che si chiama stato di tempera, cioè lo stato ottimale dove non è né troppo duro da lavorare con mezzi meccanici, ma allo stesso tempo non tende a compattarsi. Quindi aspetta un pochino che si asciuga. Guarda, io perché avevo libero questo e ho detto tra 2 settimane ci posso rimettere le mani. Quindi contando che c'è la pioggia e cavoli vari. Tanto guarda, di solito che nell'orto, che poi dipende da stagione a stagione, è capace che tu pianti a marzo che e poi ti viene un colpo di freddo e devi rimettere tutto da zero, quindi è meglio... Senti, i semi? Che dici? Eh? I semi o le piantine? No, piantine tutta la vita. Perfetto. Piantine tutta la vita, considera che per iniziare a seminare lo dovresti fare adesso su un letto riscaldato, una copertura. No. Comunque quando compri la piantina al vivaio, soprattutto se le compri buone, hanno avuto già magari dei trattamenti contro le malattie fungine, c'è un apparato radicale della pianta che è già ben sviluppato. Perfetto. Quindi ci sta che poi volendo ti puoi mettere qualche semino tu, però io non andrei, siccome è una variabile in più di rischio, perché non è detto che poi il seme che prende, insomma ci stanno 18.000 variabili. Tientelo come opzione, ma le piantine comprale, d'altronde c'è chi le fa anche bene. Tra 2 settimane facciamo anche la lezione qui. In quel caso poi ti dirò come, magari ti chiamo prima se vedo che ho delle cose che posso fare quel weekend. Ok, infatti approfitto anche per ricordare che ogni primo sabato del mese qui agli Orti Tor Vergata trattiamo degli argomenti in maniera specifica. Il maestro fa lezione, condivido semplicemente le mie esperienze, insomma. Senti, lui si è messo proprio di... Stefano! Andiamo a vedere che fa, Stai bene? Meglio di così non poteva iniziare l'anno, Vai, spengi un attimo così mi dici. Come va? Buongiorno. Benissimo. Allora, lui è il mio vicino di orto, così ciao. Ve lo presento, si chiama Stefano. Ciao, piacere, Eccoci. sono Stefano. Ok. Ecco.
Io l'altra settimana ho fatto con la vanga un pezzo, ma ovviamente ho capito che non era il caso. Ok. Il nervo sciatico ha detto no. No, basta. Allora ho cambiato tattica. Ok, condividiamo quello che stai facendo qui. Allora sto cercando di vangare, anche Ok. se con la motozappa, e quindi spingendo la motozappa molto in profondità, abbastanza Ok. in profondità, per arrivare più o meno al risultato della vanga. Certo, c'è una differenza perché vedi che con la vanga la terra rimane più grumosa, con la motozappa in realtà la fai un po' più fina. Io questo non so che cosa Allora, vorrà dire. il risultato a cui noi dovremmo arrivare è questo, quindi avere un terreno che è friabile, dove le radici della pianta riescono a lavorare facilmente per allungarsi, certo. perché in realtà la piantina, soprattutto quando è piccola, è come un bambino. Certo. Non è che possiamo dire a un bambino di andare a prendersi il biberon ed alzarsi dalla culla, gliela dobbiamo mettere noi. Chiarissimo. Così è un buonissimo risultato. Già andrebbe bene. Già andrebbe bene, le radici riescono a penetrare e andare a prendere i nutrienti da sole. Però un altro passaggio probabilmente sarebbe il caso di farlo nel momento in cui andiamo a concimare, giusto? Esatto, beh, sicuramente quando vai a dare l'humus di lombrico è meglio che eviti di lasciarlo esposto al sole. Però diamo una passatina non così in profondità. No, giusto per mandare e Nuovo. mischiarlo nel terreno e mandarlo nello strato, diciamo, un Quindi pochino questo è più un lavoro preparatorio discreto. Va Per un bene. principiante, No, va bene. Infatti lui quest'anno è il primo anno che ha deciso di prendere l'orto. Senti, mi ricordi perché anche tu hai deciso di prendere l'orto quest'anno? Ho deciso di prendere l'orto perché voglio stare nella natura, mi voglio allontanare dalla tecnologia che odio sempre di più, ok? Perché sto vicino a casa, perché è una bella passione, mi rilassa, è una cosa bellissima. Sta bene. Poi se fa anche dei buoni frutti, tanto di meglio, sono sicuro che verranno. Però è proprio il concetto di stare all'aria aperta e soprattutto conoscere belle persone, perché chi condivide questa passione alla fine si crea una comunità, un qualcosa di bello che è diverso da quando stai dall'altra parte della strada in città. Guarda, ti dico che stai dicendo delle cose che veramente corrette, nel senso, allora, Grazie. io prima ho anticipato che io ho iniziato a fare l'orto perché mi piaceva l'idea di fare anche un pochino di meditazione, quindi Certo. stare per i cavoli miei all'orto dopo Certo. tutta la giornata. Però ti dico la verità che questa esperienza che ho scelto di fare quest'anno, condividendo diciamo questo spazio che farò insieme a voi, è sicuramente un momento che mi arricchirà tantissimo, perché poi uno dei motivi per cui uno potrebbe prendere l'orto è proprio quello di un orto in affitto, è proprio quello di avere la possibilità di socializzare, come c'è quello che va al campeggio, c'è quello che dice no, per me il mio campeggio è l'orto, lo vivo in questo modo. E se condividi questa passione vuol dire che hai comunque dei valori, un minimo di comunità e che si sta formando ed è una cosa E molto devo bella. dire la verità, bello, sono contento. Io devo dire grazie a mia cugina, che è lei, Ingrid, perché è lei che mi ha coinvolto in questa iniziativa e quindi devo sempre dirle grazie, è una cosa bellissima. Tra l'altro sono aperte anche le iscrizioni, perché ci sono ancora tantissimi lotti vuoti, quindi se abiti a Roma, stai qui in queste parti, zona tuscolana, romanina, approfitta, così possiamo condividere insieme l'orto di questa stagione. Ma venite, perché è arrivato il momento di portarvi nella mia porzione di orto. Vediamo a che punto è. Come vi anticipavamo prima, sono venuto la scorsa settimana per iniziare a fare una prima lavorazione con la vanga, e il problema però qual era? Che l'orto si trovava in queste condizioni e quindi andare a lavorare con la vanga, proprio perché si è formata veramente tantissima erba, diventa praticamente quasi impossibile, perché le radici dell'erba fungono da fermo, insomma era veramente impossibile. Quindi che cosa ho fatto inizialmente? Ho utilizzato una motozappa. Con la motozappa, e questo è il risultato finale, sono andato innanzitutto a togliere la prima parte, quella appunto dove le radici dell'erba
mi impedivano di rigirarla, e sono andato a effettuare una prima lieve lavorazione. Tra l'altro la scorsa settimana il terreno era ancora particolarmente bagnato, quindi ho approfittato anche di questa settimana, che c'è stato anche bel tempo, per farlo asciugare. Vediamo infatti com'è la situazione adesso. Quando si prende un orto, soprattutto se non si è mai lavorato, il consiglio, anche se ci vuole un pochino di tempo e soprattutto fatica, è quello di perdere magari una giornata, 2 giornate, ma di lavorarlo bene. Adesso che ho tolto la prima parte, lavorare il terreno è molto più semplice, e quindi anche se ho problemini con la schiena è un'operazione che mi sento in grado di fare. Come andrò a lavorare qui su questo orto? Innanzitutto, essendo un orto che non viene curato da molto tempo, anzi qui forse ci facevano il fieno e nulla di più, andrò a migliorare l'attività microbica e quindi la fertilità del suolo. Quindi che andrò a fare? Sicuramente una buona concimazione con dell'humus di lombrico. Andrò ad utilizzare per 80 metri quadrati, quest'orto infatti è 8x10, all'incirca 20 kg di humus di lombrico come prima concimazione di fondo. Sicuramente prima di andare, o contestualmente quando andrò a mettere le piantine a dimora, andrò a fare anche un inoculo di funghi simbionti, e questo per aumentare ancora di più l'attività nel suolo. Detto questo, c'è anche una fighissima comunità cinese che mi farà compagnia. Tra l'altro già l'anno scorso avevo conosciuto il proprietario di quell'orto, che è veramente bravissimo. Ha iniziato con un piccolo orto e quest'anno addirittura ne ha presi 3. 1, 2, 3, tutti insieme. Dico, approfitto così ve lo presento. Com'è il nome? Daniele. Daniele. Daniele ha iniziato l'anno scorso con un piccolo pezzettino. Qual era? Solo questo l'orto? Quello là. Quest'anno, ma vuoi prenderlo tutto? No, finita giù. Fino alle case laggiù te vuoi prendere? No, dico, ma dove vuoi arrivare? No, Eh? sono finita là, basta. Senti, vedo che già l'hai lavorato il terreno. Sì. Come l'hai fatto a lavorare? Con la zappa o con la motozappa? Con la motozappa. Ah, ti piace vince facile allora, no, adesso ho messo l'abbiate anche. Sì, Ho messo ieri. senti. Adesso ho messo la Bologna. Ah, hai messo un po' di frutti. Senti, già hai programmato l'orto? Come Sì, farlo? sì, Già sì. c'hai un'idea ben chiara? Sì, mo bisogna fine settimana fare un altro vuota, poi cominciamo a mettere la pianta in mazzo, no? Un altro 10 giorni. Non bisogna essere molto frettolosi, perché qui poi come arriva il freddo, Qua sì, alla mattina ancora quindi è meglio magari aspettare una settimana in più, però diciamo poi metà marzo forse è meglio. sì, è meglio non anticipare troppo, a meno che poi non decidi di creare delle coperture sopra. Ok. Qui sono portato amici. Tutti gli amici tuoi ho visto. Qui mi sa che stanno ci divertiamo. O devi prendere qualche seme particolare dalla Cina. Fatela portare. Ce l'ho. Meno male. Simone Cina. Quindi ne vedremo delle belle. Intanto ti saluto. Grazie a te. Grazie. Ciao. Allora ragazzi, intanto per oggi la puntata finisce qui. Io continuerò in questi giorni a lavorare il terreno. Adesso è ora di pranzo e tra l'altro da quel lato giù all'orizzonte stanno facendo anche una mega braciolata, quindi c'è un profumo indescrivibile. Vi ricordo, la prossima settimana, martedì, mercoledì e giovedì, ci sarà il MyPlant a Milano, e quindi io andrò alla fiera per raccontarvela un pochino. Quindi se sarete presenti lì a Milano, molto probabilmente avremo anche modo di conoscerci. Per oggi è veramente tutto, un caro saluto e mi raccomando, noi ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!